Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, questo è il mio primo vlog. Oggi vi racconterò un pochettino la mia giornata in pista con il kart, vi spiegherò alcune cose, quello che faccio, quello che non faccio. Adesso andiamo a prendere, andiamo a prendere Michael, io lo chiamo Michael perché sa più di Schumacher e lui è molto racing anche se non corre. Ok amici, abbiamo parcheggiato, adesso andiamo a trovare Michael, facciamo colazione e dopo direttamente, anzi no, prima dobbiamo fare benzina e poi andiamo direttamente in pista. Lui è Marco Pollicino, un altro pilota di go-kart, questo è il suo. Non sono un pilota, questo è il pilota. Amateur. Ciao, tu sei? Ciao Gabriele, che sera. Gabriele? Cogni. È il mio pilota Co- con le macchine. Lui è il suo pilota con le macchine, perché lui non Siamo guida, in lui di streaming. solito fa il Carica. passeggero, questa volta fa finta di guidare col go-kart. Posso andare a fare il rodaggio, maestro? Va a fare il rodaggio. Ok, adesso faccio vedere come faccio la miscela. Ok. Ok, litri di benzina, quindi io la miscela la faccio a 4%, quindi ogni litro di benzina metto dentro 40 grammi di olio. Grande, ogni tanto Di Gesù mi porta i ricambi, comprati da Gatto, Gamoto. Grazie Di Gesù, dammi un bacino. Grazie. Giuseppe Di Gesù, altro pilota auto, insieme a noi si diverte con il go-kart lui, questa specie di uomo qui. Vai a prendere il go-kart, animo. Allora, soffio dentro il tubicino di spurgo. Chiudo il tubicino di ritorno, faccio arrivare la benzina. Dove andare a prendere? Che cavolo sai? Tu vieni qua solo per farti un caffè, una birra e tornare a casa. Ecco, si è riempito il filtrino. Va bene, la prima minchiata della giornata l'abbiamo fatta, avevamo dimenticato il filtro tappato, quindi il go-kart non sarebbe partito neanche se calava non so chi. Comunque va bene, accelera un po'. Metti un pochettino di grasso nella catena, voilà. Ok, e ora facciamo la pressione delle gomme. Allora la Pega consiglia di farle a 0,56,
giù per su o su per giù. Però secondo me oggi, come siamo solo in due, sotto il 0,75 non andiamo. Tu a quanto l'hai fatta, Marco? 0,75 pure, se il manometro è giusto. Quindi se il manometro è giusto, usiamo quello che dai. Non che sia uno professionale, a 1,80 vanno bene. Vieni, ti puoi avvicinare, glielo faccio vedere, guarda. Allora, io ho finito la vestizione, come potete vedere. Ora niente, mi preparo, faccio 2 giri. Nel frattempo vi guardate il time lapse che ho preparato per voi su come sistema il go-kart durante la settimana. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto un altro amico della Lemon Kart, un altro amico fedelissimo, un altro che ci aiuta sempre, mi aiuta sempre, Buongiorno. mi spinge. Lui è Marco Presti, anche lui magliettina Lemon Kart come la mia. Miguel ancora non ce l'ha, presto gliela faremo, promesso. Io col cocomero lo voglio per La vuole fare col vedere la cocomero. pancia. Lui è uno di quelli che si ammazza la vita per portarmi in pista, ogni volta mi aiuta a caricare e scaricare, lavora, lo faccio lavorare come un facchino. Un facchino si può dire, Marco? Sì, si può dire, però non è realmente così. Non è realmente così, però dai, ce la faremo. Ora si farà qualche turno anche lui, perché è giusto dopo una gara onorare gli sponsor, gli amici con qualche turno di pista col go-kart, no? Ok, allora siccome mi scivolava tanto di dietro, io sposterò i mozzi un pochettino in dentro, mezzo centimetro per parte, così vediamo di dargli un pochettino più di grip. Ovviamente questa cosa secondo me è dettata anche dal fatto che ho lasciato l'anteriore, qua se potete vedere, l'ho lasciato alto. È una scelta che di solito faccio per i circuiti cittadini in modo che ha più grip a centro curva. Io pensavo di migliorare la situazione qua venendo all'Ascari, che la pista è molto tortuosa, circa 600 metri di pista, è tutta curve come potete vedere. Poi dal video che ho girato mentre sono in pista ve ne accorgerete. E quindi ho messo il caster, l'ho lasciato neutro, sono a 2 mm aperto sotto, invece l'altezza l'ho messo alto in modo da aiutarmi a centro curva, perché l'altezza del telaio anteriore ti aiuta tanto a centro curva. Al centro proprio della curva non permette il sottosterzo, ma ti aiuta a girare più velocemente, quindi io l'ho tenuto alzato e sicuramente ovviamente ha sbilanciato tanto il telaio dietro facendolo scivolare, però va bene, io penso di aver risolto il problema stringendo un pochettino il mozzo di dietro. Niente, per l'Ascari sto usando un 16-29, potrebbe essere anche lungo, però non lo so.
A tal proposito ho messo un distanziere da 5 mm sulla marmitta, questo di qua. Questo è facile da togliere e da mettere, è una modifica semplicissima da fare perché basta allentare le 4 viti, togliere le molle, lo levi e lo metti. Questo ti permette di avere, in poche parole, sposti il range di utilizzo del motore, lo sposti un pochettino più in basso, hai più coppie in basso il motore. Allora, finalmente è arrivato lo sponsor, Salvatore Taibi. Salvatore di Sasà, vieni Salvatore, vieni qua con me, ti presento, dai, lui è Salvatore, il nostro sponsor, venite qua, da Sasà Ristorante Pizzeria. Aspetta, adesso lui proverà l'ebbrezza o il parabrezza, come dici tu. Puoi parlare, vedi, eh? Non vuole parlare, lui non vuole completamente esprimersi. Ha già detto tutto lui. Allora, vi faccio vedere come controllo la carburazione. Allora, ovviamente la maggior parte, come li puoi mettere qui, ora li prendiamo. La maggior parte delle volte è ad orecchio, però già, per esempio, guardando la candela mi accorgo che è tutta nera, quindi è molto grassa. Oggi non ce l'aspettavamo facesse tutto questo caldo. Comunque un metodo ideale, buono. Io ho comprato questa torcia, un endoscopio su eBay, saranno 6 euro, 7 euro, la spesa è minima proprio, sembra allo sparagno, al risparmio. Quindi guardo dentro, aspetta e forse non si vede bene, e controllo la testa del pistone, guarda tu, non so se si vede, in poche parole vedo la colorazione del pistone oltre a quello della candela e mi accorgo se è magro o grasso. Poi magari un'altra volta vi spiego un pochettino meglio come lavora questa cosa, però ci vuole tempo e anni di girare per capire bene la carburazione. Allora, finalmente è arrivato il turno di Salvatore. Perché sono corcato? Perché è così che funziona? Perché sei coricato in italiano, Salvatore? Sono coricato. Allora, ti faccio partire la GoPro così poi vedrai il video. La seconda verso di te la tiri, aspetta, te lo dico io quando. Vai, accelera. Allora, nel frattempo che gira Salvatore è arrivato in pista un altro amico, il gemello Modaro. Ciao Danilo. Buongiorno. Ecco qui, loro hanno un Rotax, dico gemello perché c'è suo fratello Valerio, io non so da quanto tempo li conosco, però non ho mai imparato a riconoscerli, quindi non c'è cavolo da fare. Anche loro kart sul tetto. Allora Salvatore, che mi dici? Hai finito di girare? Credo di sì. Beh, no, ancora altri 2 giri te li puoi fare. Quando apre è pauroso. Sì. Appena apre dico. Come appena apre? Niente, appena apre ti butta a terra. Tu devi togliere una marcia in più, che ho visto che giravi terza, quarta, forse anche la quinta mettevi. Invece... Vabbè, risparmiamo benzina. Giravo no, al minimo. Ora è il momento di Marco, sta girando lui, mio amico Marchignos. Ciao Salvatore! Grazie per essere venuto, grazie sempre per lo sponsor, grazie per l'aiuto che ci dai. Troppo forte. Che mi dai, grazie Salvatore. Ti sei divertito? A presto, non ti incazzare quando guardi, ti fanno male le braccia, sei scarsissimo sei. Allora, adesso è il turno, come dicevo, di Marco.
Allora Marcuzzo, che mi dici? Com'è? A molte spalle. Non ho capito, anche in italiano lo puoi dire. Spinge le spalle. Ti sei divertito? Bene, siamo tutti contentissimi. Qua intanto continuano ad arrivare altre persone. Valerio! Valerio è il nostro amico qua, il fratello di Danilo ovviamente. Altro pilotone, ciao Gioia, ciao. Ciao Antonio, com'è? Come stai? Bene. Lui è un pilotone, uno con la P maiuscola. La settimana ha gareggiato con la? La Citroen C2 nella cronoscalata Ciclogi Bilmano. E si è divertito, si è difeso, però lui il suo vero sport è la pista con il kart. Sì. Gareggia con l'Intrepid, ovviamente col 125 a marcia, anche lui KZ3 Junior. Sì. Invece oggi si sta venendo a divertire con il Rodax, tanto per tenerti in allenamento, giusto? Allora, la giornata volge a termine, dopo una bella giornata di prove abbiamo fatto, non so, ho fatto da 70-80 giri. Certo oggi non è una giornata per fare tanti giri, ma soltanto per provare, come dicevo, amici e sponsor, visto che ci aiutano durante l'anno, mi aiutano durante l'anno, e quindi è giusto ringraziarli, almeno io tento di ringraziarli così. Comunque, se vi è piaciuto il video, se vi sono piaciute le spiegazioni, se volete altre spiegazioni potete iscrivervi al mio canale, potete chiedermi sotto, potete registrarvi, scrivermi in privato, Instagram, Facebook, con la pagina, tutto quello che volete. Dal cartodromo di Lascari è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao, grazie!